Buongiorno amici, eccoci qui di nuovo in questa splendida cucina. Oggi è domenica, devo fare una cosa veloce perché chiaramente ho ospiti a pranzo, quindi vengono per mangiare, soprattutto per imparare e per avere delle ricette sempre una più buona dell'altra. Oggi è, dicevo, domenica, il tempo è così, famo una cosa veloce, non ci vado a lavorare, però se la seguite sicuramente faremo una cosa eccezionale. Oggi che famo? Ho trovato delle splendide braciole di maiale, costano poco, il sapore è buono. Con le ricette di Vincicook sarà ancora più buona. Che ci vuole? Niente, delle braciole, e poi ero indubbioso su ci metta la verdura o ci faccio il purè. Però la verdura è buona, però pure il purè è buono. Allora sai che faccio? Faccio il purè con la verdura. Quindi seguitemi per oggi se divertimo. Veloce. Allora che famo? Stiamo qua. Dunque, allora mi vado a lavorare poco, per cui dobbiamo fare un battuto da mettere nella carne che poi faremo al forno. Quindi prima cosa andiamo a accendere il forno 190-200 gradi, quindi accendiamo e torno. Ecco qua, ho messo intanto a 200 il forno, non ventilato, statico, normale, e quindi la carne la mettiamo al forno e vedrete che spettacolo. Dobbiamo fare un battuto, quindi cosa serve? Serviranno un po' di erbette, stiamo a casa di Vincico, quindi le ricette sono di Vincico, quindi ci vogliono le erbette ragazzi, ve le dovete comprare, andate dal fruttarolo, andate dal vivaio, e invece delle rose compratevi 2 erbette perché sono buone, servono, perché oggi la roba non è più quella della volta, quindi non sa più della mazza, quindi dovete comprare qualcosa che esalti un po' i sapori, e questo lo fanno 2 erbette. Oggi ne useremo poche, due sole, ma se non ci mettete salta la mazza tutto il resto, quindi seguitemi, ok? Allora, che ci servirà? Ci servirà, andiamo a vedere, le erbette oggi saranno pochissime. Allora, abbiamo della salvia, io ho una pletora di gente, quindi sicuramente adesso vi do le porzioni per 4 persone, io invece ce n'ho una marea e quindi metto una marea di erbette, ecco qua. Però ci servono soltanto 2. Allora, rosmarino come se piovesse, salvia come se piovesse, agli a voi ve ne basta 1, dopo lo trovate scritto nelle spiegazioni, e delle scorzette del limone, mi raccomando non trattato, e soltanto la parte gialla, non ci mettete la parte bianca, se no è amaro tutto quello che fate. Dunque, dopodiché ci vorrà aglio, olio e sale chiaramente, e un pochettino di pepe, abbiamo finito. Un pochettino di acqua, poco, mo ve lo dico, e mezzo bicchiere di vino, 80 grammi di vino bianco, perché mo ve lo dico. Poi per il purè abbiamo preso delle patate, e che qua patate QB, quanto basta, che ne so io, che quando vi pare, QB. Perché che ne so io quante volete fare dei purè. Faremo un purè, siccome non mi va di lavorare manco col purè, io ho la planetaria e quindi lo metto a girare dentro la planetaria con un po' di cosette che mo vi dico. Dopodiché che ci servirà? Quindi patate e niente, un po' di spezie. Le spezie per il purè sono la noce moscata e basta, e aglio. Allora, intanto ho messo a bollire le patate. Vedete? Le patate ci ho messo a bollire ci ho messo un aglio e poi del patate e della noce moscata e chiaramente un po' di sale, e ho messo a bollire. Poi, un momento, mi sono scordato la cosa principale, nel purè, siccome dicevo non voglio fare la verdura o vogliamo fare il purè, ho trovato a Roma, e che qua, ecco, come vedete ho trovato dei broccoletti romani, broccoletto romano, come... Che volevo parlare del broccoletto romano? Lo fate bollire, poi poco, mi raccomando, con poca acqua, se poi lo volete fare soffocato in pentola ancora più buono, però fa male al fegato, perché vabbè, comunque lo fate bollire, poi ne prendete un pochetto, lo facciamo soffriggere un po', la verdura ve la mangiate ripassata, il broccoletto ripassato, che vuol dire che fa, quanto è buono, e un pochettino lo mettiamo dentro al nostro purè. Andiamo a bollire quindi le patate e il broccoletto. Il broccoletto è inutile come vi dico, sale, acqua e broccoletto, lo mettete a cuocere, basta.
Le patate, vi ho detto che ci dovete mettere dentro, se vediamo qua quando sono cotte tutte e due, e poi cominciamo a fare il tritato e le patate e il purè mantecato. Allora, per fare il battuto, il tritato, a me mi serve ve l'ho detto già, rosmarino, salvia e degli agli e delle bucce di limone non trattato e un pochettino di pepe. Tutta l'impanatura, tutto il tritato poi servirà per fare l'impanatura delle braciole di maiale. Poi ve lo faccio vedere come si fa, facilissimo, ci vuole poco tempo. Poi mettiamo al forno 20-30 minuti e andiamo a mangiare. Allora, andiamo a tritare, a me non mi va di tritare, se voi volete farlo potete tritare tutto quello che vi ho detto a mano con un coltellino, ma io mi taglio sempre, per cui uso il mio favolosissimo trita tutto, ecco qua, ci metto tutto, fa tutto lui e io faccio una mazza. Sono anziano ormai. Chiaramente del rosmarino non ci mettiamo l'albero, ci mettiamo solo le foglioline. Allora, io ho messo nella nostra ciotolina trita tutto, rosmarino a foglioline, la salvia, un paio di agli, ma ripeto, io sono in tanti, quindi guardate questo, guardate le misure che vi metto nelle spiegazioni, e un pochettino d'acqua. L'acqua potete prendere pure l'acqua, che ne so, che ci avete cotte le patate, oppure un pochettino d'acqua di quello che ci avete cotta la verdura. Mettete qua perché poi quando tritate si appiccica tutte le pareti e poi si scolla, e quindi invece con l'acqua andiamo a tritare. Allora, il tritamento l'abbiamo fatto, ecco qua, mi raccomando, è un tritamento, non è un frullato, per cui ci stanno anche pezzettini che non so benissimo tritati, ma non importa perché questo deve essere solo l'impanatura della nostra carne, mi raccomando. Allora, ripigliamo, spennelliamo un pochettino tutta la nostra teglia, mi raccomando, io potete prendere una pirofila, io come ripeto ho tanta gente, quindi mi serve una teglia abbastanza grande, quindi allora ho spennellato tutta quanta la mia padella, la mia teglia, perché chiaramente siamo tanti, ma dopo per 4 viene molto di meno, e ho messo tutta quanto l'erbetta, tutto il tritato in fondo. Attenzione, io ho bisogno un pochettino di acqua, quindi siccome ho visto persone perdere i molari per le braciole di maiale, perché dentro praticamente quando le tagliano vanno a spezzettare quest'osso che è micidiale, quindi oltre che se vi casca insomma vi fa male, attenzione perché ci perdete i molari. Quindi in questo caso io le ho sciacquate per far cadere tutti i pezzettini di osso. Certo, se le braciole le dovete fare alla griglia non va bene che le bagnate, ma in questo caso a me, siccome le braciole saranno al vapore, quindi anche con un po' di umido, visto che ci mettiamo anche il vino, le ho sciacquate, quindi ho fatto cadere tutti i pezzettini di coso, quindi in questo caso lo potete pure fare. Intanto le adagio sopra e diciamo che le metto da una parte e poi dall'altra dove c'è il prezzemolino e tutto, no il prezzemolino, tutte le nostre erbette che ci stanno. Chiaramente nel tritamento ci ho messo anche il sale, perché ci vuole un po' di sale. L'olio non ce l'abbiamo messo perché le braciole sono da maiale, se squagliano tirano fuori il grasso, quindi l'olio ce ne va poco. Ne mettiamo giusto un pochettino per fare un po' di sapore. A questo punto andiamo ad infornare 180-190 gradi intorno ai 25-30 minuti, insomma dategli una guardata perché come dico sempre io il forno vostro non lo conosco, per cui intanto la carne la andiamo a mettere, niente devo fare, niente. Allora adesso andiamo a ripassare un pochettino dei broccoletti, che ne piglio un pochettino, incomincio a ripassarli perché dopo mi servono da mettere dentro al purè. Io me ne faccio poche, poi è inutile che ve lo dico le spiegazioni, le foto e tutto. Aglio, olio, peperoncino se vi piace, un po' di broccoletti, li fate saltare e poi li mettiamo da parte per il purè. Mentre i broccoletti si stanno a soffriggere, noi abbiamo scolato le patate e visto che non mi va di fare più niente, le metto dentro alla nostra planetaria. Poi se non ce l'avete pigliate quello che vi pare, lo schiacciasassi, lo schiaccia patate, lo schiaccia quello cioè, schiacciate il purè e mettetelo
a girare. Mo fra un po' ci dobbiamo aggiungere un pochettino di verdure, mo ve lo dico. Ho qua le foglie di prezzemolo che abbiamo, sì, di prezzemolo. Qua le foglie di rosmarino che abbiamo messo per bollire, non ce le mettiamo, se no dopo tutti a sputare in giro. E che qua, questi qua. Allora, intanto mentre la nostra verdura si sta a ripassare, noi mettiamo a girare, mantecare il nostro purè. Chiaramente mettiamo solo le patate, le spezie già ci stanno perché ce le abbiamo fatte bollire, ci mettiamo un pochettino di burro, magari tagliato a pezzettini senza che lo facciamo squagliare, e un filino di latte, pochissimo. Dopo ci mettiamo la verdura. E nel caso della planetaria lo facciamo girare piano 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 piano. Allora, siccome a me come sempre non mi piace tritare, ho messo sempre nel mio tritatutto un pochettino di broccoletti ripassati, anche l'aglio se invece capita è buona, perché mi raccomando tritata poi viene buono, e un pochettino di latte per farlo staccare dalle pareti. Fatto tutto questo tritamento lo mettiamo dentro al purè e continuiamo a mantecare. Vedete? Allora ho tritato tutto quanto, tritato, mi raccomando non frullato, tritato, tutto questo tritato. Adesso lo scolliamo e lo andiamo a mettere dentro al nostro purè. Allora, se avete la fortuna di avere ancora una nonna, perché io non ce l'ho più, però voi siete giovani, magari ce l'avete, vi dirà: ma chi è sto scemo che ti fa montare le patate, che le patate quando le monti senco fanno la pappa, fanno la colla, e no, perché io, siccome non mi vado a lavorare, ho messo la foglia per far girare, ma l'ho fatta girare piano piano piano, non mi sono messo a fare il frullatore, perché se no ci pigliate la patata, se fa tipo una colla e ci potete attaccare i mattonelli al muro. Invece girando piano piano, ecco qua, questa è la consistenza che avete, vedete? Bellissima, bellissima, non si è incollato niente. La mettiamo nel nostro recipiente. Ecco qua. Vi ricordo che io le patate non le ho manche passate, per cui sono tutte tritate dalla foglia, non le ho passate col passino, quindi tutta, perché a me piace la roba grezza, i pezzettini, i cosi, i burini, quelli che io vado in giro per le trattorie delle montagne. Le nostre braciole si stanno a cuocere, mi raccomando, le braciole si deve ritirare un pochettino tutto il sughetto, quindi le dovete tenere d'occhio, non contate i 20 minuti, i 25, 30, quelli che siano, ma tenetele d'occhio, e quando si è prosciugato, si è evaporato tutto quel liquido, poi sono cotte. Altra cosa, se per far evaporare, se voi chiudete rimane tutto là e quindi non evapora niente, mettete questo qua, un tappo, vedete un tappo, lo mettete qua, e in modo che, ecco qua, il forno rimane un pochettino aperto e quindi evapora tutto il sughetto. Mi raccomando, tenete d'occhio, perché se fate bruciare mangiate solo il purè. Ecco qua, il sole bacia sempre i belli. La ricetta è completa, il risultato è spettacolare, eccolo qui, guardate che bello. La nostra carne è saporitissima, profumatissima, il nostro purè, che vuol dire che fa, è di una bontà eccezionale. E tornate a trovarmi, non l'ho detto, ma sotto, mi raccomando, qui a sinistra, like, mettete like, condividete il video, e così io posso fare grandi cose. Se no, così rimaniamo sempre, guardate, all'aperto, c'è manco una tettoia per fare. Buon pranzo, oggi è domenica, andate a spasso e poi cucinate questa prelibatezza, ci vuole poco. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, nah, unlikely. I be taking shots, yeah, cold-blooded.